Ti è mai capitato di voler dire la tua in una riunione e poi trattenerti? O magari di dire di sì a qualcosa che in realtà volevi rifiutare? O di voler dare un feedback a qualcuno e poi rinunciarci per paura di non essere chiara o di peggiorare le cose? Se ti riconosci in queste situazioni, è il momento di parlare di assertività. Essere assertiva non significa imporsi o prevaricare, ma dire la tua e, se serve, dire di no con chiarezza e rispetto. E oggi vediamo insieme come farlo senza sentirti strana, a disagio o in colpa. Ciao e bentornata sul mio canale. Io sono Eleonora e sono una leadership coach. Aiuto donne che vogliono crescere in azienda a essere leader con equilibrio e a realizzare la loro idea di successo sostenibile. Oggi parliamo di come puoi essere più assertiva nel tuo lavoro senza sentirti prepotente e nemmeno in colpa. Prima di tutto sgombriamo il campo dal primo dubbio che potresti avere. Essere assertiva non vuol dire prevaricare, non vuol dire usare l'aggressività e non vuol dire nemmeno restare passiva. Se hai sempre pensato che per essere assertiva devi alzare la voce o sbattere i pugni come fanno tanti colleghi, l'assertività con quegli atteggiamenti non c'entra niente. L'assertività è un equilibrio tra fermezza ed empatia. Significa dire la tua, fermezza, ma anche ascoltare senza pregiudizi ed essere aperta al punto di vista dell'altro, empatia. In pratica, sei assertiva quando riesci a esprimere chiaramente quello che pensi, che senti e che vuoi, senza ignorare il punto di vista degli altri o, all'estremo opposto, aver paura di disturbare. Il bello dell'assertività è che non è un dono di natura, non ci nasci, è una competenza che puoi apprendere e allenare. E quando fai tua l'assertività, cambia tutto. Riesci a difendere i tuoi confini o a dire di no senza sentirti in colpa. Sai chiedere ciò di cui hai bisogno senza paura di sembrare esigente e gestisci i conflitti con molta più sicurezza. Ma come fai a diventare più assertiva? Continua a guardare perché adesso passiamo alla pratica. E se degli spunti che ti ho dato fin qui ti sono stati utili, fammelo sapere con un like. L'assertività non è un dono di natura, è una competenza che puoi acquisire e allenare. E per farlo ti propongo 3 passi. Per prima cosa, osservati con consapevolezza. Per qualche giorno, nota quando eviti di dire cosa pensi davvero, dici di sì anche se vorresti dire no, oppure sbotti invece di esprimerti con calma. Non è per giudicarti, lo scopo è solo osservarti. E via via che ti osservi, nota anche cosa va in onda nella tua testa quando trattieni la tua assertività. Cosa ti dici in quei momenti? Quali argomentazioni usa la tua vocetta interiore per bloccarti? Per aiutarti a fare questo esercizio di osservazione, ho creato lo Spantanometro, una risorsa gratuita, un po' tracker e un po' workbook, che ti aiuta a diventare più consapevole del tuo dialogo interiore e di come quello che ti dici ti sostiene o ti limita. Il link te lo metto in descrizione. Secondo passo, metti in discussione i tuoi preconcetti sull'assertività. Spesso, dietro alla difficoltà a essere assertiva, ci sono paure o preconcetti che ti fanno vedere l'assertività come una cosa poco appetibile o poco adatta a te. E se hai fatto bene l'esercizio di osservazione che ti ho proposto come primo passo, a questo punto dovresti sapere quali sono i tuoi preconcetti sull'assertività. Per esempio, potresti dirti: se dico di no, sembro poco disponibile. Se chiedo di più, passo per ingrata. Se difendo le mie idee con passione, mi vedono come troppo emotiva. Questi preconcetti te li porti dietro da sempre e magari ogni tanto accadono degli episodi singoli che non fanno che confermarteli. E allora li assumi come leggi generali, universali, ma sono preconcetti, perché non puoi dire che sempre, in ogni situazione, sono veri e fondati. Perciò, una volta che li riconosci, domandati: che prove ho a sostegno di questa idea? Cosa mi fa dire che chiedere di più vuol dire ingratitudine o che dire no equivale sempre a scarsa disponibilità? Scrivi i tuoi preconcetti su un foglio e per ognuno trova almeno 5 controargomentazioni, 5 modi alternativi di vedere quel comportamento. A poco riuscirai a smontare i tuoi preconcetti e con loro smonterai anche la gabbia invisibile che ti trattiene. Terzo passo: usa un linguaggio assertivo. Le parole contano. C'è differenza tra dire ti sbagli e dal mio punto di vista questo approccio non funziona, o tra dire il capo ci chiede di fare questo, oppure chiedo a te di occupartene. Nel primo caso sposti tutte le responsabilità su qualcun altro, nel secondo ti assumi la responsabilità di quello che pensi, dici e chiedi, e quindi sei assertiva. Per allenarti a usare un linguaggio più assertivo, abituati a usare sempre la prima persona singolare. Io penso, io sento, io mi aspetto. Rende il tuo messaggio più chiaro e autorevole e anche il dialogo, per forza di cose, diventa più sereno e più costruttivo. Vuoi un esercizio per fare pratica? Ripensa alle ultime volte che hai espresso un'opinione, hai dato un feedback o hai delegato qualcosa e riformula le tue parole in modo più assertivo.
Adesso tocca a te. Inizia a osservarti nel quotidiano e prova ad applicare i 3 passi che ti ho proposto. Se vuoi allenarti con esempi ed esercizi pratici, in descrizione trovi una risorsa gratuita che può aiutarti. Ti aspetto nei commenti. Qual è una situazione lavorativa in cui vorresti essere più assertiva? E cos'è che ti manca per riuscirci? Ora, se il video ti è stato utile, dimmelo con un like e non dimenticarti di iscriverti al canale per ricevere altri video su come essere leader in modo sostenibile per te e per gli altri. Grazie di essere stata qui e alla prossima!